Cari amici di Smart Video Photography, benvenuti nella prima lezione dedicata all'applicazione CapCut, che vi ricordo è un'applicazione che vi aiuterà a montare video in completa mobilità. In questa prima lezione andremo a vedere le seguenti cose, molto interessanti perché tenetevi forte che ce ne saranno delle belle. Come prima cosa andremo a vedere ovviamente la gestione dei progetti nella prima pagina di apertura della nostra applicazione. Come seconda cosa andremo a vedere come inserire, ovviamente come importare in un progetto nuovo le clip da poter elaborare. Poi andremo avanti a fare le prime operazioni sulla timeline. Vedremo una cosa molto interessante, come aggiungere una copertina all'interno del nostro video. Poi passeremo al taglio della nostra clip e poi passeremo ovviamente allo spostamento delle clip all'interno della timeline, molto semplice e intuitivo. Continueremo inserendo una transazione tra una clip e l'altra, poi andremo a completare il nostro montaggio con un bel titolo d'effetto, andremo a inserire una colonna sonora e degli effetti. In ultimo andremo a vedere come mettere in sovrapposizione un'immagine o un video. Concluderemo ovviamente esportando il nostro video come progetto finale. Adesso andiamo a gustarci questo primo tutorial su CapCut. Avviamo la nostra applicazione e come prima cosa vi faccio vedere la gestione dei progetti. Vedete, io qua ho fatto dei progetti anche di prova e delle cose per farvi vedere ovviamente come vengono gestiti i progetti. Li ritroviamo tutti qui in questa pagina. Qui ovviamente possiamo iniziare uno nuovo. Per poter modificare un progetto basta andare su, ok, su uno di questi e si apre immediatamente il nostro progetto. Andiamo indietro. Per cancellare un progetto singolarmente basta andare su queste, vedete queste lignettine che ci sono qui, ok, basta qui e abbiamo la gestione di diciamo progetti singolarmente. Ma se io faccio un tap lungo, ok, sul progetto vedete che vengono fuori questi pallini, quindi cosa significa? Che io posso andare a cancellare uno o più progetti cliccando poi sul tasto qua sotto del cestino. Mi chiede la conferma, cancello e mi vengono cancellati. Andiamo a cancellare anche questo invece tramite singolarmente, ok, abbiamo la possibilità di rinominare, duplicare o cancellare il nostro progetto, poi andremo a rinominarlo dopo. Diamo delete, diamogli la conferma. Come prima cosa andiamo a importare i video nel nostro progetto. Vi ricordo che per visionare un video da poter importare, se ovviamente non sapete il suo contenuto, basta cliccarci sopra e venite catapultati nel preview. Posso selezionarlo anche di qua, vedete, però questo avviene singolarmente, ok? Se invece voglio importare video multipli devo agire da questa parte, vedete, però è stato inserito nella libreria. Ok, allora clicco sul pallino per importare più video, li clicco quelli ovviamente che sono sicuro di poter importare e siano quei video che voglio e vado a importarli nella mia timeline. A questo punto possiamo subito vedere il pinch to zoom, vedete, io posso ingrandire e rimpicciolire la mia timeline a seconda di quello che devo fare, ok? E questa è una prima operazione, però è un'operazione che non hanno tutte le applicazioni, quindi è una cosa molto interessante, prendetela molto interessante, prendetela come una funzione interessante. Qui sopra abbiamo minuti, ovviamente che è la lunghezza del mio video, di tutto il mio progetto, ok? Come vi ricordo c'è il simbolo del CapCut, ma potete eliminarlo cliccandoci sopra e andando nel cestino, ok? Ogni volta che fate un progetto ovviamente viene proposto questo logo, ogni volta che ovviamente iniziate un progetto nuovo, vabbè, non è che ci casca l'ernia. Allora, cosa possiamo fare? Iniziamo a vedere una cosa molto carina. Abbiamo una copertina. La copertina cosa serve? A parte che viene inserita all'inizio di ogni video come un secondo, ma serve a focalizzare, a localizzare all'interno di tutti i progetti che avrete nella vostra schermata principale il vostro progetto, ok? Per distinguerlo dagli altri. Quindi cosa faccio? Clicco su questo, vedete copertina, posso inserire un testo oppure faccio un upload di un'immagine. Vado a prendere un'immagine che simboleggi ovviamente il mio progetto. Cosa ci possiamo mettere per il mare? Direi di no, perché sennò c'era un bellissimo, allora sono i preferiti, ritorno nei recenti e c'era una scritta Italia, eccola qua.
prendo questa, ok, e viene inserita come copertina. Adesso vi faccio vedere, vado avanti, ok, salvo sempre le mie impostazioni, vedete, con questo tastino qui. Adesso se io torno indietro nei miei progetti, vedete che la copertina è stata inserita qui, o prende l'immagine del primo frame o prende la copertina. È una cosa molto interessante, perché possiamo anche, come abbiamo visto, scrivere un testo, quindi posso anche io dargli un titolo per dire cancello e ci metto, anzi l'ho detto, mongolfiere. Quindi io quando ho questa miniatura, chiamiamola, all'inizio di ogni video, io so benissimo cos'è. Certo, c'è anche il titolo, quello che volete, però, anzi adesso facciamo così, anche rinominiamolo così, abbiamo anche questo, abbiamo visto anche questo, cancelliamo, Ferrara mongolfiere. Ok, abbiamo rinominato anche il nostro progetto. Quindi la cosa molto carina, ovviamente potete eliminarla, eliminare anche questa copertina, cancellando ovviamente questa scritta e cancellando ovviamente anche l'immagine, ma io la lascerei perché è molto simpatica. Quindi abbiamo visto la prima operazione. La seconda operazione che andiamo a vedere è il taglio, ok? Il taglio di una clip. Come faccio a tagliare una clip? Molto semplice, mi posiziono ovviamente la testina, io la chiamo testina, ma chiamatela un po' come volete, dove voglio tagliare la mia clip. Il taglio è immediato, seleziono la clip, clicco sulla prima icona taglia e il taglio viene immediato, non viene chiesto nessun altro tipo di opzione, ok? Per tornare a tagliare un'altra clip o riclicco sulla clip, un'altra clip o la clip stessa, oppure quando vado in taglia, vedete, se io vado in taglia adesso, taglio anche questa, torno indietro facendo edit e mi ritorna il menu, ok, diciamo principale. Ora rimpiccioliamo qui e andiamo a vedere come spostare le clip. Io clicco, aspetto che, vedete, scambi, diciamo, la schermata, la visualizzazione così, e sposto la mia clip dove voglio. Ok, vado a prendere un'altra, per esempio l'ultima, clicco e te la sposto dove voglio. Molto semplice, intuitivo. Benissimo ragazzi, siamo quasi a metà dell'opera. Ora andiamo a vedere come inserire gli effetti. Gli effetti si inseriscono, vedete, con questa iconetta che c'è qui, ok? Transazioni, io clicco e vengono fuori tutte queste bellissime transazioni. Io non faccio altro che cliccare sopra, dargli anche la durata, ovviamente, della mia transazione, più lunga la voglio, più corta, dipende da cosa io devo farci, e abbiamo un po' di categorie. Forse ho preso un pezzo troppo corto, sì, scusate, ma sapete, ogni tanto i pirla stanno qua. Prendiamo questo, un po' più lungo. Sono molto belle, molto belle. Facciamo un po' più. Molto belle, molto belle. Guardate, queste che in un mafioso ci mettiamo delle settimane a fare questa transazione, guardate qua. È già fatta in tempo reale. Comunque siamo sempre lì. Questi programmi sono per l'immediatezza, però sono anche diciamo programmi lineari. Ok, una volta che io ho stabilito la mia transizione giusta, do la mia spunta ed è stata inserita, vedete che è proprio simboleggiata da questa iconetta che ha cambiato, quindi la posso vedere in tempo reale andando così, oppure ovviamente dandogli play. Ok, quindi se voglio levare la transazione basta andare ovviamente sull'iconetta del divieto e la mia transazione viene ovviamente eliminata. Abbiamo anche un'opzione che ci permette di inserire la stessa transazione in tutte le nostre clip. Se io do questo tasto andiamo a vedere cosa è successo. È stata inserita la mia transazione in tutte le clip, ok? Tra le due clip, ok? Perfetto, benissimo. Questa è una cosa molto, forse utile, forse non utile, però c'è. Quindi transazioni, abbiamo visto tutto, non c'è più niente da dire, abbiamo detto la durata, tutto quanto, siamo a posto. Ora andiamo avanti col nostro primo montaggio, perché un primo montaggio che si rispetti ha ovviamente anche un
testo in sovraimpressione. Come faccio a inserire un testo in sovraimpressione? È molto semplice. Vado sulla mia A, cioè T, invece di A, la A è dentro, T, vado sulla A e incomincio a scrivere quello che mi pare. Allora, scriviamo CapCut, ok? Scriviamo CapCut e CapCut, scusate, io in inglese sono come pasta e fagioli. Allora, questo vedete lo possiamo posizionare ovviamente dove vogliamo, come tutte le applicazioni, lo possiamo ruotare ovviamente, ingrandire, e abbiamo le stesse cose che sono ai lati del nostro testo. Abbiamo la possibilità di ovviamente cancellarla, abbiamo la possibilità di muoverla, ok? Perfetto. Abbiamo la possibilità qui di anche qui non succede niente, comunque ecco, questo ingrandisce e questa dovrebbe ruotare, no? Questa va su e giù e questa va su e giù, vabbè, comunque è lo stesso. Niente, queste qua sono praticamente le maniglie per poterla spostare, però possiamo ovviamente prendere così e con questa possiamo ingrandirlo e rimpicciolirlo, penso, ok, così, e rotarlo, perfetto, ok. Andiamo a vedere adesso cosa ci dà la possibilità di, come effetti stili e roba del genere. 2 tappe all'interno e abbiamo tutta questa sfilza di menu. La prima, keyboard, ovviamente esce fuori la tastiera per poter cambiare o scrivere il nostro testo che abbiamo qui. Andiamo in stili e abbiamo tutta sta pappardella qui, vedete che abbiamo un sacco di roba. Come prima cosa abbiamo i font, diciamo i stili delle font, i font che possiamo utilizzare. Non c'è ovviamente un'importazione di font, mi sembra di no, così a grandi linee visto no, però abbiamo un sacco di font che potrebbero, come dire, essere sufficienti, perché tanto sapete che più di quei 4-5 font che abbiamo non utilizziamo mai. Al di sotto abbiamo degli stili già pronti, io se ci clicco sopra vedete cambia immediatamente il mio stile del mio testo e qua sotto abbiamo tutta ovviamente la parte di modifica degli stili, iniziando dal colore del nostro testo, ovviamente che cliccando sopra cambia, al bordo, diciamo quello che chiamano stroke ma in effetti è bordo, ok? È il bordo andiamo a enfatizzarlo, ecco. Abbiamo il background ovviamente, ok? E tutta questa serie, ombre, eccetera, eccetera, eccetera. Il paragrafo, quali chiamano palette, ma è paragrafo, mi sembra di capire, perché ovviamente adesso un centro non c'è perché così non è tanto grande il testo, e qua abbiamo ovviamente la possibilità di fare i stili vari, italico, bold e sottolineato. Invece andando avanti qua, abbiamo qua sono anche questi stili, chiamiamoli stili, già pronti, vedete che cambia solo il testo, cambia, diciamo la scritta, non cambia il background e niente. Molto interessante perché ce ne sono parecchie già fatte e chissà che non trovate la vostra, ok? Andiamo avanti, abbiamo dei simpaticissimi bubble, delle bolle da poter mettere intorno al vostro testo, che il background qua fa veramente schifo, bisogna levarlo, ovviamente andiamolo subito a levare, scusate mi viene da vomitare, ecco qua, quindi togliamo in bubble, vedete abbiamo molte cose da poter mettere in, diciamo, come aggiunte al nostro testo, molto carino, molto simpatico, ok? E come ultima cosa abbiamo gli effetti. Animazioni funzionano così: se io do l'in out siamo a posto, ok? Ma se diamo loop funziona solo il loop. Vi faccio vedere. Io vado in e seleziono un effetto d'entrata, ok? Vado in out e seleziono un effetto di uscita, ok? Ok, vado sulla mia spunta, vado sulla mia timeline e vado a vedere un po' che è successo. Ah, ok, non ho fatto vedere una cosa, ma questa è banale, ovviamente mi direte voi, grazie, ma lo sapevamo anche noi, però già lo faccio vedere. Tirando le manigliette, ovviamente come tutti i programmi, si ridimensiona la lunghezza della nostra clip, che sia un testo, che sia una musica, che sia un effetto, a lui non gliene frega niente,
è tutto ovviamente ridimensionabile. Quindi avete visto che il testo è stato, abbiamo aggiunto un effetto di inizio, adesso andiamo fino alle calende greche e abbiamo ovviamente un effetto di uscita. Se io vado a inserire, adesso farò una brutta figura, vado a inserire dentro stili, animation, vado a inserire un loop, ok? Un loop tipo da rotazione, del key. A questo punto il mio effetto di entrata e di uscita viene ovviamente eliminato. Ok, vedete che non c'è più, però ovviamente potete ovviare a questo problema facendo cosa? Facendo così, torniamo indietro, adesso vedete ha inserito, io faccio cosa faccio? Faccio così, vado a tagliare perché posso tagliare anche il mio testo, ovviamente a tagliarlo, faccio così, taglio e in questa sezione di testo, ok, cosa faccio? Ci vado ad applicare ovviamente il mio loop, quello che voglio praticamente che faccia il mio testo quando è fermo. La rotazione non mi piace, ci metto questo, ok? Adesso se andiamo a vedere il risultato finale, abbiamo l'entrata giusta, abbiamo il loop e abbiamo l'uscita. Ok, perfetto, benissimo. Il testo l'abbiamo visto, poi lo approfondiremo, però è molto facile, molto semplice, nulla di che. Abbiamo ovviamente questi comandi che abbiamo visto molto facili da utilizzare, ok? Sono molto molto semplici. Concludiamo il nostro primo montaggio facendo cosa? Inserendo ovviamente una colonna sonora. La colonna sonora si inserisce ovviamente, torniamo indietro al menu principale, ancora una volta, ecco il menu è fatto, diciamo, fatto a scale, chissà, è fatto a livelli, ok? Torniamo indietro e clicchiamo sulla nota. A questo punto, dove ci posizioniamo, viene inserita la nostra colonna sonora. Certo, dovete scegliere una colonna sonora che sia lunga, o perlomeno come il vostro pezzo, io ne sceglierò una a caso. Ok, la andiamo a importare. Più bella questa. Ok, possiamo anche inserire nei preferiti, viene inserita qui, ok? Non c'è, adesso poi vedrò se esiste una funzione di abbassamento automatico della musica, ma non credo. Esiste la possibilità di mettere un fade iniziale e ovviamente regolare il volume e altre cose che ovviamente poi vedremo, ma sono molto semplici. È la possibilità di importare una colonna sonora da un'altra applicazione e poi vedremo come inserire ovviamente il doppiaggio del nostro audio. Potremo anche vederlo adesso, tanto è una cosa molto semplice. Quindi cosa faccio? Io clicco sul microfono, per registrare devo tenere premuto. Questo è un test per CapCut per vedere come viene registrato un commento audio. Come mollo, lui è registrato, ovviamente posso andare a rifare un altro commento audio, ma non posso rifare lo stesso, perché cliccando sopra lui continuerebbe da dove l'ho lasciato. Cancellandomi, no, quello lì no, non ha cancellato. Sentiamo. Molto basso, però posso, perché adesso, scusate, ho il microfono ovviamente dell'iPad, alzare il volume. Abbassiamo il volume della clip, sempre agendo, scusatemi, così, ok, andando su volume, abbasso questo, ok. Questo è un test per CapCut per vedere come viene registrato. Comunque sto registrando col microfono dell'iPad interno, quindi ovviamente la qualità è quella che è, però diciamo che il senso è questo, abbiamo la possibilità di inserire ovviamente un commento audio. Quindi ovviamente oltre al commento audio abbiamo visto già diciamo nell'introduzione di questo
programma abbiamo la possibilità di inserire anche degli effetti simpatici. Ecco, ok, anche questo. Ok, quindi abbiamo visto che possiamo inserire un sacco di elementi, poi andremo ovviamente a inserirne degli altri, però come diciamo primo montaggio avete visto che potete inserire tanti elementi. L'ultima cosa, ma non meno importante, è l'overlay. L'overlay è quella immagine o video che viene messo in sovraimpressione, ok? Io metterò un video in sovraimpressione, ma più che un video in sovraimpressione bisognerebbe mettere un logo, qualcosa. Metto questo qua, un cuore, che è una prova mia, ma è indecente, via. Mettiamoci questa allora. Ok, ci mettiamo questa. Ecco, riprendiamo questo alberello. Ecco, riprendiamo l'alberello, via. Mettiamo questa in sovraimpressione, anche questa ovviamente viene gestita come tutte le altre clip, ok? Perfetto, io posso rimpicciolirla, metterla come fare pitch in picture, ok? E posso ovviamente animare anche questa clip, ovviamente posso dargli ovviamente anche delle animazioni. Cliccando 2 volte posso andare, vedete, ho tutta questa gestione qua sotto, la velocità, ok? Posso ovviamente dividerla, cancellarla e metterci un'animazione di entrata o di uscita. Allora, andiamo così. Ok. E ne mettiamo ancora di uscita. Ok. Quindi, adesso quando io vado a vedere il mio video, Ecco, riprendiamo questo alberello. era un po' troppo veloce, la possiamo andare a modificare, ovviamente andando in animazione di nuovo, andando qui, e no, non possiamo modificare la lunghezza. Ecco la durata, ok. Era un po' cortina, Oh, guarda che carina questa, ragazzi. Ok, andiamo a modificare anche la lunghezza della seconda. Giro di uscita, ok. E ora sì, ora possiamo ovviamente ragionare. Ok, guardate che meraviglia, Con 2 cliccate facciamo il tutto. Adesso usciamo. L'uscita non l'ha presa, allora, uscita. Ma questa è sempre entrata, capo. Allora, sono io che sono balordo perché l'out è al centro, imbecille. Allora, ok, perfetto. Ok, adesso l'ha presa, perfetto. Ok, l'entrata l'ha presa, se l'è fumata? No, l'ha presa. Allora adesso come esportiamo il nostro filmato? Come ultima cosa andiamo in alto, vedete che c'è la freccia che indica uscita e abbiamo praticamente la nostra miniatura che verrà messa all'inizio, molto utile per creare le miniature di YouTube, quindi potete poi fare lo screenshot il primo frame e avete la miniatura già pronta. Qui possiamo decidere i frame, ok? Quanto vogliamo mettere, mettiamo a 20, qua la risoluzione che andiamo fino a 4K, mi sembra una ho detto sì, 2K, 4K, vabbè, 2K, 4K, vabbè. E poi possiamo, come detto, esportare per TikTok e andiamo a esportare il nostro filmato. Come vi ho fatto vedere nell'anteprima, vedete, è una striscia che va. Ecco, il nostro filmato è stato esportato, cioè è stato diciamo esportato nel rullino fotografico. Poi abbiamo ovviamente gli altri modi di esportare, ma facendo down il mio rullino fotografico è stato esportato nel rullino, il mio filmato è stato esportato correttamente all'interno del rullino fotografico. Se vado a vedere su recenti, sì, preferiti, ma se metto recenti è meglio. Allora, recenti,
abbiamo il nostro video esportato, vedete con la miniatura che dura un secondo, quindi che dire, io sono contento di questa applicazione perché essendo gratuita permette di fare diciamo, questi montaggi video molto veloci. Cari amici, vi ringrazio per aver seguito questo video, spero che l'abbiate trovato molto interessante. Io questa applicazione l'ho trovata molto interessante e molto intuitiva. Nei prossimi video andremo avanti ovviamente con le lezioni, ci vedremo impegnati a inserire altre cose, ovviamente ci saranno da inserire altri elementi all'interno del nostro progetto. Vi ricordo che se volete vedere la prima lezione l'avete sulle schede o all'interno della descrizione. Vi ringrazio per aver seguito questo video nuovamente, ringrazio tutti gli iscritti arrivati sul canale, un abbraccio da Gennaro, ci vediamo presto.